Grazie, dico anch'io ciao Como. E comincio con un racconto bellissimo scritto da quel genio di Asimov più di 65 anni fa, che racconta di un futuro remoto in cui le macchine ormai fanno praticamente tutto. E in quel domani immaginato le competenze degli umani sono cambiate e soprattutto gli umani non sanno più contare, lo fanno le macchine al posto loro. Il contesto è questo: la Federazione Terrestre è in guerra con Daneb. Daneb è una stella nella costellazione del Cigno e al Ministero della Difesa a un certo punto si sparge una voce che genera sgomento. Sembra esserci un impiegato di infimo rango, calvo, con la testa a uovo, che sembra sappia fare le moltiplicazioni con carta e penna. Lo convocano immediatamente tutti i generali intorno a lui perché sono convinti che sia un trucco. Impossibile pensare che qualcuno possa fare una moltiplicazione con una matita e un pezzo di carta. E quindi gli chiedono 9 volte 7. Lui fa il suo calcolino, 63. Impossibile. Loro controllano con le loro calcolatrici e rimangono stupefatti, ma sono convinti che sia un trucco. Quindi insistono. 17 per 23. Lui fa il suo calcolino, di nuovo il risultato è lo stesso, di nuovo un successo e quindi si sparge il panico. Come fa? Qual è questo potere magico, questo superpotere di questo uomo insignificante che è in grado di fare quello che le calcolatrici sanno fare? E il ministro della difesa dice una frase molto importante e dice: una calcolatrice, quando gli si chiede una soluzione ad un problema, dà sempre la stessa soluzione, ma la mente è capricciosa. Come facciamo a fidarci? Ora, la bellezza di questa storia, l'attualità di questa storia, non è tanto nel aver immaginato un mondo distopico, appunto con le macchine che fanno tutto, quanto nell'associare questa ascesa della macchina a una diminuzione delle capacità della mente. Ora, in realtà, un po' di crisi da questo punto di vista c'è. Un rapporto dell'Ocse uscito l'anno scorso dice che sembra ci mette in guardia su un trend che è abbastanza preoccupante. Ci sono sempre meno idee e quelle scoperte che cambiano il mondo sono sempre più rare. In un certo senso fare scienza sta diventando sempre più difficile. Ecco che quindi in questo contesto, che comunque basato su solida evidenza, la questione del ministro della difesa della Federazione Terrestre dovrebbe più che altro essere oggi riformulata con: ma stiamo facendo tutto il possibile perché la mente umana possa continuare a fare quello che sa fare così bene e magari anche meglio? E qui la situazione si complica, perché se guardiamo questo antagonismo appunto rispetto alla matematica tra macchine e mente umana, dobbiamo vedere come sono i nostri ragazzi oggi. I ragazzi, gli adolescenti sono il nostro futuro. Il poeta Rilke diceva: il futuro è in noi prima ancora che accada. Quindi per proiettarci in avanti dobbiamo vedere come stanno i nostri quindicenni rispetto a questa questione. In tutti i paesi dell'Ocse analizzati con il test PISA, che è un test che copre 80 paesi, c'è stato un precipitare delle competenze in matematica. Praticamente si è perso quasi un intero anno scolastico rispetto a soli 3 anni fa. Sono stati anche gli anni della pandemia, però comunque una diminuzione netta. E se andiamo in Italia, la situazione è ancora più preoccupante. Un ragazzo su 3 è sotto la competenze, il livello sufficiente di competenza, e le disuguaglianze in matematica riflettono perfettamente le disuguaglianze del nostro paese, geografiche, nord-sud, di genere e socio-economiche. Sulla questione di genere addirittura abbiamo un record. I nostri adolescenti, le nostre adolescenti hanno il più grande divario di competenze in matematica di tutti questi paesi analizzati. Siamo all'80° posto. Le ragazze sono ormai rimaste fuori dal linguaggio della matematica. Già dalle elementari, quando si forma la loro identità STEM,
sono rimaste fuori, quindi è molto difficile che sceglieranno poi, una volta arrivati al fine del liceo, di fare materia ad alta intensità di linguaggio quantitativo come può essere l'informatica, quindi il mondo dell'intelligenza artificiale, o la fisica o l'ingegneria. Ma il punto che mi sta a cuore è un altro. Il punto che mi sta a cuore è che in tutti questi paesi i ragazzi che vengono da un contesto svantaggiato, sociale, economico, rimarranno sempre fuori dalla matematica. Cioè non hanno possibilità di avere accesso a delle scelte, diciamo, del futuro, che siano delle scelte in cui loro hanno avuto i mezzi per farle. C'è una sorta di determinismo sociale. In Italia addirittura un ragazzo che viene da un contesto disagiato ha 7 volte più probabilità di un coetaneo di essere negato per la matematica. Quindi un determinismo sociale che definisce subito quali sono le possibilità a cui si può avere accesso. E in un paese dove la ferita delle disuguaglianze si approfondisce, dove l'ascensore sociale per chi viene da situazioni difficili non è neanche fermo, è in discesa, la sfida delle pari opportunità passa anche dall'inclusione nella matematica. È molto importante che si cominci a riconoscere il valore strategico della matematica e questo è ciò che è successo in Francia. Io vivo in Francia da più di 30 anni e qualche anno fa, proprio perché c'era stata un'inflessione nei risultati in matematica, il Presidente ha dichiarato la matematica emergenza nazionale su 2 considerazioni. La prima economica, un paese debole in matematica rischia di diventarlo anche economicamente, il caso Singapore che diciamo, è passato da essere l'ultimo in classifica ad essere il primo oggi grazie anche alle conquiste rispetto all'istruzione in matematica. Ma c'era una riflessione molto più profonda. Chi si sente inadeguato rispetto alla matematica sarà più incline da adulto a delegare ragionamenti complessi, a diffidare degli esperti, a dubitare della scienza e sarà molto più manipolabile rispetto a chi questi numeri li sa usare. Quindi è la stessa tenuta democratica di un paese che dipende da avere questi strumenti. Il valore strategico della matematica dovrebbe essere riconosciuto. Noi abbiamo, qualsiasi sia il percorso scolastico che si scelga, fino alla fine studiamo l'italiano, è il linguaggio del nostro paese, la lingua del nostro paese, studiamo l'inglese, è la lingua di questo mondo, ma sulla matematica accettiamo che invece a un certo punto si smetta. Eppure la matematica è molto, molto più di un voto sulla pagella. È un modo di pensare, è un modo di essere attrezzati a navigare in questo mondo in straordinaria trasformazione e in appunto un paese che vuole guardare avanti. La matematica è un abilitatore di futuro, è la possibilità, non perché si debba essere ingegneri per forza, si possono fare poeti, si può diventare poeti, si può essere qualsiasi cosa, ma la consapevolezza della matematica è un modo di poter domani occupare quegli spazi dove si immagina e si rende possibile il futuro. E non bisogna assolutamente permettere che i nostri ragazzi vengano convinti di non essere portati. È il dovere di un paese portare tutti. Non accettiamo di convincerci di non essere portati. Purtroppo è anche un vezzo spesso che si usa in Italia per dire quanto si è invece umanisti. No, non ci capisco niente, è sbagliato. Questa cosa deve essere invertita. Io lavoro all'Agenzia Spaziale Europea, sono un'astrofisica e mi occupo di spazio. Guardate che meraviglia questa immagine. Questa è l'immagine di una supernova esplosa più o meno nel 1600 e quello che resta è una magnifica bolla rossa che fluttua pacifica su un tappeto di stelle. Lo spazio è questo, lo spazio è l'universo, un modo di uscire fuori dalla propria zona di conforto che è quella della nostra esperienza e capire che c'è un'appartenenza più grande ad una realtà che ci prescinde, che non ha bisogno di noi, ma che ci contiene. Nel 1834 Victor Hugo venne portato dal suo amico François Arago a vedere per la prima volta dall'osservatorio di Parigi la Luna. Ne fa un racconto bellissimo.
ma bellissimo, ma di quanto ne rimase terrificato, cioè fu mettere gli occhi a un telescopio, vedere la Luna, lo stravolse, l'invisibile appena toccato, ma disse una cosa bellissima nel modo in cui riportò questo momento: abbiamo tutti bisogno di scosse di reale, abbiamo tutti bisogno di quei momenti dove il nostro punto di vista si allarga, qualcosa di nuovo entra e una trasformazione si mette in atto. È quell'emozione di passare dall'ignorare al conoscere e poi dal conoscere al capire. Ed è questa anche l'avventura della scienza e l'avventura dello spazio, una delle più grandi avventure. Parlo quindi di spazio perché innanzitutto per un messaggio. Uscendo da questa zona di conforto scopriamo per esempio che il tempo rallenta con la gravità, il tempo cade come se fosse una mela, il tempo sulla spiaggia scorre più lentamente che il tempo in montagna o su un aereo o sulla stazione spaziale. Strano, impossibile? È così, solo che noi siamo newtoniani e non ce ne accorgiamo. I superpoteri che abbiamo quando guardiamo, siccome la luce ci mette tempo a viaggiare, quando guardiamo un tramonto e facciamo un selfie, quel tramonto non è più lì già da 8 minuti. L'amico con cui siamo condivide il presente, ma in quella foto ci sono il passato e il presente insieme. Quel sole lì non c'è già più, ma la sua immagine ci arriva molto dopo. Quindi è un mondo meraviglioso ed è un mondo dove io vi posso raccontare fino a un certo punto, perché per entrare davvero in questa meraviglia bisogna parlare il linguaggio della matematica. Convinti quindi del potere di ispirazione che la matematica ha, che lo spazio ha sui bambini, con Giovanna Dell'Erba e Alessia Mosca qualche anno fa abbiamo fondato un'associazione che si chiama Il Cielo Itinerante. Con un pulmino carico di telescopi e carico di esperimenti abbiamo attraversato e attraversiamo ancora tutta l'Italia per far sporcare ai bambini le mani con la scienza, e vi assicuro che quando un bambino mette gli occhi a un telescopio e vede gli anelli di Saturno, succede una magia. Parliamo di zone di disagio sociale, zone di grandi divari educativi, dove non ci si riesce neanche a proiettare in avanti, non si crede nella possibilità di essere altro di quello che il contesto ti propone, eppure basta guardare in alto e qualcosa succede. E abbiamo fatto anche dei campi di matematica di 4 settimane portando dei metodi innovativi. 4 settimane portare i bambini dopo la scuola a venire a fare matematica sembrava impossibile, cioè non era giocare a pallone o andiamo a fare il bagno in piscina, eppure arrivavano ogni giorno di più, perché con i fili argentati si raccontava la geometria, con le zollette di zucchero si faceva matematica e le operazioni erano un'occasione per inventare storie magnifiche. L'anno scorso ai nostri campi a Napoli tutte le storie erano sullo scudetto e i giocatori del Napoli, ma erano storie meravigliose e bellissime. Quindi la matematica dà un senso di, come si direbbe in inglese, empowerment. C'è voglia e questi bambini non aspettano altro di avere gli stimoli giusti. Vi faccio vedere un piccolo video su quello che siamo. Penso alle stelle, mi piace la luce che trasmettono. Ho visto la luna ed era piena di buchi. La parola desiderio viene da desidera essere lontani dalle stelle. Abbiamo tutti bisogno di una tensione in avanti. Da grande vorrei viaggiare nel tempo perché vorrei vedere altre cose nuove che le altre persone le vedranno dopo. Come distingui il giorno dalla notte? Com'è nata la tua passione per il viaggio nello spazio? Soprattutto da bambina, un po' guardando il cielo come state facendo voi con il cielo itinerante. Il mio sogno da grande è diventare ingegnere, però dipende perché poi la vita cambia. Mi ha insegnato proprio oggi Samantha, anche lei con un film si è fatta ispirare e gli ha cambiato la vita. Grazie a lei, grazie alla sua voce, ho capito che niente è impossibile e che quindi anche in futuro potrò diventare un astronauta. Nasciamo con una grandissima voglia di capire questo mondo a cui apparteniamo, la meraviglia del mondo intorno a noi. Grazie.
Mentre aspetto che salgono, voglio solo concludere che una bambina proprio quest'estate diceva: io ho sempre odiato la matematica, una montagna di numeri, alcuni sono persino primi, questa cosa la sconvolgeva. Però quanto sarebbe bello essere bravi in matematica.